L'ultimo video dell'anno, come ogni anno, è dedicato alle vostre top 10, ossia i vostri 10 dischi preferiti. È il momento dell'anno che mi piace di più perché dà l'opportunità a me e a tutti voi di andare a recuperare, ascoltare e approfondire qualcosa che inevitabilmente ci siamo persi o a cui non abbiamo prestato la giusta attenzione. La puntata con i miei dischi del 2024 arriverà come di consueto nei primi giorni dell'anno nuovo. Per questo video invece lo spazio è tutto vostro. Si parte subito a bomba, però prima voglio ricordarvi che trovate tutti i dischi del video all'interno del mio store di Amazon, che è linkato qui sotto in descrizione, così come in descrizione trovate i link per raggiungermi sui canali Telegram di Vinilicamente dedicati alle offerte, quindi dove si risparmia su vinili, CD, audio e file. Poi c'è anche l'angolino nerd tra film, Lego e gadget vari qui sotto in descrizione. Vai, si parte. Ciao Johnny, ti presento la mia personale top 10 per questo 2024. 10° posto per questo cofanetto di film Manzanera che in 11 CD raccoglie 50 anni di carriera dello storico chitarrista dei Roxy Music, consigliatissimo. 9° posto per Yaya Bey e il suo Tenfold, album che conferma la sua grande capacità di scrittura con un sound in bilico tra hip hop e rhythm and blues. I Fontaine DC tornano con Romance, album che conferma la capacità del gruppo di sperimentare, di andare avanti e di avere un suono sempre diverso dal precedente. Dalla scena nu jazz inglese, Nubia Garcia col suo strepitoso sax ci accompagna nella sua Odyssey, un viaggio incredibile. Sempre dalla scena inglese, l'altro sassofonista storico Shabaka, o meglio Shabaka Hutchins, già fondatore dei Sons of Comet. Qui abbandona il suo sax in favore del flauto, disco molto diverso dai precedenti, molto intimo, molto spirituale, quindi per veri appassionati, ma molto interessante. Parlando di Shabaka e dei suoi Sons of Comet, non possiamo non ricordare il batterista Tom Skinner, ora con i The Smile, ossia Tom York e Johnny Greenwood, alla pubblicazione del loro secondo album, Wall of Ice. A sorpresa, i Smashing Pumpkins tornano con un disco autoprodotto, un disco veramente energico, rock, che ci ricorda l'anima della band. Non potevo non prendere, dopo 16 anni, il nuovo album The Cure, disco strepitoso da ascoltare e riascoltare più volte. Questa qua è l'edizione con doppio CD e Blu-ray, che consiglio se avete un impianto Dolby Atmos. Tra i brani consiglio l'ascolto War Song, che meglio rappresenta i nostri tempi. Grande ritorno anche per David Gilmour, album veramente speciale, ho avuto modo di vederlo dal vivo a Roma a Circo Massimo, è un album molto intimo, racconta la sua famiglia, i suoi affetti, a me è piaciuto tantissimo. E per me al primo posto non può che non esserci Wild God di Nick Cave. Cave ci ha abituato ad album che seguono di pari passo la sua vita. Il precedente Ghost In era un album cupo, un album pieno di fantasmi, questo invece è un inno alla gioia, un inno a tutti noi. Con questo ti saluto e saluto anche tutti gli amici di Vinilicamente. Ciao, a presto. Grazie Andrea, una bella top variegata. Troveremo alcuni tuoi album anche nel video dei miei consigliatissimi ed imperdibili del 2024 che arriverà, lo ripeto, come di consueto nei primi giorni dell'anno nuovo. Mi ha particolarmente incuriosito il disco di Yaya Bey che non ho ancora avuto modo di ascoltare e quindi... When I leave you behind to go and party, and when I'm out in the streets without no worry, I swear to God you gon' be so fucking sorry, Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo, mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. Per supportare il canale puoi acquistare i dischi che hai visto in questo video nella sezione Top 10 Community 2024 del mio store, che è linkato qui sotto in descrizione. E poi, visto che io sono sempre molto curioso, fammi sapere nei commenti qual è la tua top 10 preferita e perché. Ecco la mia top 10 del 2024. 10ª posizione per l'ultimo disco della cantatrice statunitense Jonas Policewoman con Lemon Limes and Orchids, ottimo disco raffinato di Modern Soul, veramente consigliato. 9ª posizione per i The Smile, Wall of Ice, per me è risultato un passo avanti rispetto al precedente disco di esordio, l'ho trovato molto più compatto e a fuoco. Riporto anche Cutouts, che per me è come fosse un volume 2 della stessa opera. 8ª posizione per Fortet 3, disco elettronico in pieno stile Fortet, sempre attuale. 7ª posizione per i Fontaines DC, che con Romance c'è un cambio di rotta con un disco più fresco, veloce, ma non per questo più leggero. Questa è la versione in vinile rosa fluo. 6ª posizione per uno dei dischi post-rock dell'anno dopo l'ottimo esordio, Big Swimmer di King Annan.
Quinta posizione per Natasha Khan in arte Bat for Lashes, che dopo la nascita della figlia pubblica forse il suo disco più sentito e ispirato, The Dream of Delphi. Quarta posizione per il disco Jazz Fusion dell'anno, Real Life di Kinga Glick, registrato veramente bene su vinile. Veniamo al podio, terza posizione per una delle band più fresche e interessanti del momento, i Vampire Weekend. Con questo Only God Was Above Us raggiungono un altissimo livello in cui le sonorità si fanno molto mature e i pezzi sono più strutturati e stratificati. Seconda posizione per My Light, My Destroyer di Cassandra Jenkins, definito da molti come un viaggio nell'universo, in tutto ben arrangiato, ben scritto ed emozionante. Un disco dalla durata di poco meno di 37 minuti, ma che scorre benissimo e presenta qualcosa di veramente interessante nel panorama cantautorale pop e soul. Infine, nel gradino più alto del podio ho scelto di mettere l'ultimo lavoro di Godspeed You Black Emperor, questa è No Title As, seguito dalla data dei morti ufficiali a Gaza, titolo molto potente che fa riflettere, un concentrato post-rock strumentale veramente carico, a mio avviso forse tra i più compatti e scorrevoli della band, in definitiva il disco più viscerale del 2024. Infine rimangono purtroppo fuori dalla lista ottimi dischi come The Cure, Gilmour, Nubia Garcia e JMXX, ma ho deciso di premiare i 10 che ho menzionato nella lista. Ciao a tutti! Grazie Simone, concordo su quanto dici sui 2 album degli Smile. Godspeed You Black Emperor, tanta roba. Anche nel tuo caso vado a pescare qualcosa che non si è visto su questo canale per ribadire come il 2024 segni la rivincita del jazz nelle sue molteplici forme sugli altri generi musicali. Ciao Johnny, ciao a tutti, sono Rino da Cisterna di Latina e questa è la mia top 10 per il 2024. Partiamo con i Mannequin Pussy e God Heaven, un indie punk dissacrante. Traum, esordio omonimo gruppo italiano, artisti provenienti da varie esperienze con il loro kraut psichedelico. Boken Division, Psycholove, gruppo francese, propongono un garage in stile mancuniano. Kamasi Washington, Fearless Movement, sempre impeccabile con il suo jazz elegante e di spessore. Gli Idol con Tang, un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, dimostrano ancora una volta che il post-punk ha sempre qualcosa da dire. William Doyle, Spring Eternal, William Doyle già produttore di Anna B. Savage nel suo primo lavoro, qui con un pop collage in stile XTC. Appena giù dal podio, Billy Ryder Jones con Ichda, un folk artigianale e metafisico come dimostra la copertina, un vero capolavoro. Sul terzo posto del podio abbiamo Tapir con The Pilgrim, Their God, The King of My Decrepit Mountain, un lavoro in 3 atti a metà tra un'opera letteraria e un'opera teatrale. Esordio per James Jonathan Clancy, artista italo-canadese, con il suo Sprecato, opera assolutamente da ascoltare insieme al fumetto di Michelangelo Setola. Primo posto per Brittany Howard con What Now, una cornucopia di jazz, soul, blues, funky, artista che ha scelto la carriera solistica dopo l'esperienza con gli Alabama Shakes. Questo è il suo secondo lavoro e per me è al primo posto di questa classifica del 2024. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie Rino, gran bella top alternative su più generi. Mi fa piacere trovare i Traum tra i tuoi dischi dell'anno e in merito a Brittany Howard in cima al podio, tanto di cappello. Io però sono stato rapito dalla copertina e dal connubio musica-fumetto di James Jonathan Clancy, che vado immediatamente ad aggiungere alla mia wishlist infinita. Black and white silhouette, stupid traitor, you'll never find what you are looking for. Ciao Johnny, ciao a tutte le amiche e gli amici di Vinilicamente, io sono Alessio da Roma e questa è la mia top 10 del 2024. Al 10° posto Glass Beans con Mahal. Al 9° posto Tapir con The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain.
All'8º posto, l'unico italiano nella mia classifica, Paolo Benvenu, È inutile parlare d'amore, premio Tenco come miglior album italiano del 2024, grandissimo Paolo. Al 7º posto, ORB con Thailand Band. Al 6º posto, Big 4 dei Big. 5º posto per English Teacher This Could Be Texas, premio Mercury, che forse è un po' l'equivalente del nostro Tenco. 4º posto dal Messico, After Destruction dei Descartes Account. Questo ve lo faccio vedere anche qui, è veramente bellissimo, geniale. Ecco il mio podio, finalmente. 3º posto, Being Dead Hills, secondo album. Fondamentalmente sono due geni assoluti, due pazzi geniali, e spesso le due cose vanno anche di pari passo. Questo è un disco così bello che mi fa sempre ridere, perché sono sempre felice di poterlo ascoltare, felice di averlo trovato. 2º posto, io lo considero un doppio album, The Smile, Wall of Ice e Cut Out. Questo non è un disco dei ritagli, ma secondo me è proprio il seguito del primo disco. Che dire, qui quando uno sa scrivere musica, quando uno la sa suonare, quando uno improvvisamente si sente anche libero dal peso, dall'oppressione di dover dimostrare qualche cosa, escono fuori dei capolavori assoluti. Questi direi che sono talmente belli che mi fanno sempre ingrifare e godere. Al primo posto, l'unico disco che non ho in vinile, perché ancora in vinile non è uscito, eccolo qui, Cindy Lee, Diamond Jubilee, che per me è proprio il disco dell'anno. Direi che questo è così bello che mi fa sempre commuovere, come un regalo inaspettato, come quando ti fanno una bellissima sorpresa che ti fa venire voglia di piangere, non perché sia un disco triste, anzi, ma perché è proprio bello da spezzare il cuore. Bellissimo, disco dell'anno 2024, uscirà in vinile nel prossimo anno, per fortuna. Ciao a tutti e buona musica, ci vediamo il prossimo anno. Grazie Alessio, felice di trovare Paolo Benvenu tra i tuoi dischi, ma hai tutta la mia attenzione per l'album di Cindy Lee, tant'è che spippolando ho trovato la versione in vinile e CD preordinabili sulla pagina Bandcamp di Cindy Lee. Il vinile triplo costicchia un po', e allora quindi ecco un breve assaggio gratis al volo. Ciao Johnny, sono David e questa è la mia top 10 del 2024. 10ª posizione abbiamo Big Swimmer dei King Ann, a seguire English Teacher con il loro debut album This Could Be Texas, gli italiani Swanseas con Song in the Key of Blue, bellissimo. Poi abbiamo Small Changes, Prima Scream con il suo 12° album Come Ahead, Father John Misty, Mash Mashana, Noi Ora Blue, nella 4ª posizione. I top 3 molto combattuti sono l'ultimo dei Desperate Journalist, bellissimo, il loro album più bello. 2ª posizione, la seconda prova di Wunderous con Midas, che migliora praticamente tutto quello visto nel primo album, comunque che ho apprezzato molto. 1ª posizione, gli italiani Post Nebbia con Pista Nera, rock alternativo, concept album, tutto quanto direi, con testi ermetici, variazioni musicali, mi hanno ricordato a tratti anche un pochettino un po' i Verdena nell'ermetismo dei testi, soprattutto nella title track, però questo è il mio album preferito di quest'anno. Un saluto, un buon Natale a te e a tutta la community di Vinilicamente. Ciao! Grazie David, bello vedere gli addobbi natalizi alle tue spalle anche per un Grinch come me. E belli quei fumetti che riconosco nella tua libreria. Mi fa piacere trovare gli Uncle Acid and the Dead Beats tra i tuoi dischi. Un applauso per i Post Nebbia in prima posizione, ma il disco che mi ha incuriosito di più anche per la copertina è quello degli Swanseas, anche loro italiani. Ciao a tutti gli appassionati di Vinilicamente e a Johnny che ci ospita.
Iniziamo con Wrong dei No Miss No, l'Alternative Tentacles ha rimesso su vinile sul mercato questo album 35 anni dopo. Questa è la mia copia dell'89. Edizione del quarantennale per Tabula Rasa di Arvo Part, riprodotta dall'ECM, anche questo è la mia edizione dell'84. Ed ecco Romance dei Fontaine DC, ottimo, ma sapete già tutto. Un trittico della Constellation. We Are Winter's Blue and Rather Children è il nome della band, e No More Apocalypse Father è il titolo, una delle incarnazioni di Ephraim Menu. La seconda reincarnazione di Ephraim Menu, che sono i Godspeed You Black Emperor, il gruppo orchestral sinfonico. L'ultimo disco che è no title, senza titolo, anzi in realtà poi il titolo è lunghissimo con riferimento al genocidio in Palestina. Arriveranno in Italia a marzo, speriamo di andarli a vedere dal vivo. Key Evil in Spine, disco ben arrangiato, ben scritto. Andiamo in casa Discord, Washington DC, con l'album di J. Robbins, post-hardcore, comunque un disco rock solido, conciso, apprezzato. Entriamo nella top 3 cosiddetta, Trilogia del Nulla, che mi ha fatto conoscere Johnny. Questa è la versione appunto combo. Se vogliamo rimanere all'opera pubblicata nel 2024 della Trilogia del Nulla, estraiamo il Buonanotte Berlinguer, molto particolare. Matteo Salvatore incontra i Virgin Prunes e fanno un concerto con i CSI in session. Zartir, The Gurdjieff Ensemble, sempre casa ECM, le trascrizioni che fece Gurdjieff in ase minore a principi del Novecento, le riarrangiano con strumenti tradizionali appunto provenienti da quelle contrade. Il disco è molto bello. L'opera che mi ha più emozionato nel 2024, che ritengo più interessante, questo Fire, di questo combo di 8 musicisti e un artista visuale. L'opera è cupa ma strutturata in una maniera originalissima, a cavallo tra improvvisazione, jazz, echi del Philly Glass di Aniston Beach. È una grande opera. Buoni ascolti. Grazie Cristiano per il video e per averlo condensato in 2 minuti. Si capisce che di musica ne mastichi parecchia ed hai un gusto alto, che si intuisce anche da quel disco di Jon Hassel alle tue spalle. E poi cosa dire del podio dedicato a Cigno? Solo tanto amore. Andrò ad approfondire soprattutto l'album che hai messo in cima alla tua lista, l'omonimo dei Fire. The weather physics and the summer plastic tides migrate across sunsets. Spring melts the glacial depression. Ice expands in the heat. Water freezes midsummer in the prairie. Ciao Johnny, un saluto a tutti gli amici della community. Sono Carmine da Caserta e questa è la mia personalissima top 10 del 2024. Al numero 10 Cigarette and Sex XS. Al numero 9 Idris con Tank. Al numero 8 Vinicio Capossela, Sciusciate alle feste 1965. Al numero 7 Jerry Cantrell, I Want Blonde. Al numero 6 i Fonda DC con Romance. Al numero 5 Emil et Sniffer con Carton Darkness. Al numero 4 Jack White con No Name. Siamo sul podio. Al numero 3 i Too Slow al Clausur. Beh, che dire, ho trovato quest'album sublime, bello. Numero 2 i King Annan con Big Swinger. In quest'album ho trovato maturità artistica da parte della band, e anche se il primo album è stato bellissimo, questo secondo me è superiore artisticamente. E al numero 1 Paolo Benvenciù con È inutile parlare d'amore. È un disco che ho amato dal primo all'ultima nota. Emozionante, mi ha emozionato e che sto divorando. Secondo me è un capolavoro. Ciao Johnny, un saluto a tutti gli amici, buone feste e grazie per l'opportunità. Ciao. Grazie Carmine, bella top anche la tua. E poi il fatto che al primo posto ci sia un disco italiano, come potrai immaginare, mi fa molto piacere
Tra le chicche di questo fine 2024 che non ho fatto in tempo ad inserire nell'ultimo episodio dei miei acquisti ci sono proprio i Thus Love presenti sul tuo podio. Take time to figure out all these things you learn about. If you find that it's not the same, you're probably not the one to cheat again. Ciao Johnny e ciao a tutta la community di Vinilicamente, questi sono i miei 10 dischi del 2024. Partiamo subito con l'unica ristampa della lista ed è Il suicidio dei samurai dei Verbena. Posizione numero 9 per il primo grande ritorno della lista, ovvero Lenny Kravitz con Blue Electric Light. Posizione numero 8 per una band pratese che fa stoner, i Bozo, e sono fighissimi. Posizione numero 7 per l'unico disco che purtroppo non esiste in formato fisico, però è consigliatissimo, ovvero Chiave Vergine di Dakota, grande disco d'esordio. Posizione numero 6 per un altro graditissimo ritorno, ovvero Beth Gibbons con Lies Outgrown. Posizione numero 5 per il nuovo disco degli Idols, ovvero Tad, bellissimo. Posizione numero 4 per l'infinito album dei Godspeed You Black Emperor con il titolo infinito, che non ve lo dico perché sennò ci impieghiamo tutta l'intera serata. Posizione numero 3 per uno dei più bei ritorni di questi ultimi anni, ovvero Jamie XX con In Waves, con questo bellissimo vinile bianco, veramente un disco che mi ha fatto ballare e veramente io mi sono veramente emozionato durante l'ascolto di questo grande disco. E visto che questo è stato l'anno dei ritorni, non poteva mancare al secondo posto il ritorno dei ritorni, ovvero Songs of the Lost World dei Cure, in formato musicassetta. Come potete vedere sono un grande appassionato, che dire, mi ha emozionato, l'ho ascoltato almeno 40 volte e ancora piango su End Song. Però ragazzi, quest'anno l'hanno vinta loro, i ragazzi di Dublino. L'hanno vinta i Fontaines DC con Romance, che è il perfetto connubio della nuova wave della loro carriera. Grazie Lorenzo, adoro la chicca trash del Gabibbo e mi garba anche che 2 album su 3 del tuo podio siano in formato cassetta, un supporto che amo da sempre, se mi segui lo sai, e che spero di riportare il prossimo anno sul canale con dei contenuti dedicati. Il clippino però è per Dakota. Cosa mi sei andato a pescare? Sono con te, gran disco di esordio. Ho conservato la tua penna. Saluto Lazio, tu lo pigli, già si mamma e 9 figli, padre che la retta mi fa pure cucciolo nascono che spino, e più pungente sono più calamano. Oggi sono grosse e lungettine più vicine, tu a te inutilmente chiamo. Ciao Johnny, un saluto a tutta la community, questa è la mia top 10 2024. Numero 10 Niam Regan, Come As You Are, folk irlandese voce sublime. Numero 9 David Gilmour, Lucky and Strange, operazione nostalgia ma di grandissima qualità secondo me. Numero 8 Fountains DC, Romance, fare musica moderna è ancora possibile. Numero 7 Ezra Collective, Dance No One Is Watching, jazz contemporaneo sublime. Numero 6 Nubia Garcia, Odyssey, quando compone per suonare conta ancora davvero tanto. Numero 5 Beyoncé Cowboy Carter, via tutti i pregiudizi, ascoltatelo e basta. Numero 4 The Cure, Songs of a Lost World, potrebbe essere una numero 1 ma non sono abbastanza fan dei Cure. Numero 3 Lady Blackbird, Slang Spirituals, soul classico che comunque suona moderno, contemporaneo, la sua voce è bellissima e la band che l'accompagna è di livello stellare. Numero 2 Mdou Mokhtar, Funeral for Justice, fate finta che Jimi Hendrix sia ancora vivo e se la passi o se la spassi in mezzo ai Tuareg, nei deserti del Niger. Mdou è un musicista straordinario, secondo me molto poco conosciuto ahimè in Italia, ma in un talento cristallino che in pochi possono dire di avere. Quasi disco dell'anno 2024. Numero 1 English Teacher, This Could Be Texas. Ho acquistato questo disco da poco, consigliato da un amico irlandese che l'aveva ascoltato dal vivo. Un acquisto al buio senza essere passato da Spotify, per intenderci.
Da quel primo ascolto non passa giorno che faccio almeno un paio di giri sul mio piatto. È un folk, è un songwriter, lascio decidere a voi, ma non fatevi sfuggire l'occasione di essere rapiti da questo artista e da questo capolavoro. Per me, per distacco, disco dell'anno 2024. Ciao a tutti. Grazie Marco, soprattutto perché hai ribadito uno dei principi fondanti di tutto il progetto Vinilicamente, ossia l'andare oltre i pregiudizi. E poi l'album di Beyoncé è un pop e non solo mainstream davvero ben fatto. Mdou Moctar è assolutamente da approfondire, ma il clippino spetta agli English Teacher, anche perché sono sempre in attesa che arrivi la mia copia in vinile. Tacci loro. Ciao Johnny, io sono Michele e questa è la mia top 10 del 2024. Partiamo subito con un orgoglio nazionale, Motta, suona volume 1. Poi passiamo a Eminem, The Death of Slim Shady, fantastico. Poi un po' di black metal puro, i francesi Set, la France de Maudit. Poi passiamo in Grecia, i Rotting Christ, Pro Christus. Il ritorno del Reverendo, One Assassination Under the God, volume chapter 1. Poi il ritorno dei Cure, Songs of a Lost World, un viaggio. La conferma dei Fontaines DC di essere la miglior band al mondo. Poi top 3, Club Dogo dei Club Dogo. Per me questo è il miglior disco del trio di Milano, hanno letteralmente dato una lezione alla scena italiana. Poi prime due esposizioni che sono a pari merito per me, Dark Space -2 dei Dark Space, black metal atmosferico su tematiche spaziali, e sempre dalla mente di Tobias Mockle dei Dark Space, ecco il disco dell'anno, Paesaggi di Die Berge, progetto parallelo di Tobias. Questa è la versione doppia cassetta, ennesimo capolavoro, sia questo che quello dei Dark Space, e niente, consiglio caldamente l'ascolto di entrambi. Questi erano i miei dischi del 2024, spero che siano piaciuti a qualcuno e niente, grazie Johnny e un saluto alla community. Ciao! Grazie Michele, è sempre un piacere ritrovarti sul pezzo tra le top della community. Rendiamo sempre grazie al nostro signore Richard Benson che veglia dall'alto dei cieli pieni di nani. Mi fa piacere che anche a questo giro il tuo contributo serva a tenere alta la quota metal e quindi il clippino è proprio per Paesage d'Hiver. È veramente tutto. Abbiamo visto come i Fontaines DC siano i più presenti nelle vostre top 10 e questo succede quando un disco riesce ad essere trasversale e succede con le grandi band. Cosa penso io di Romance e dei Fontaines DC l'ho detto in questo video. Nei primi giorni dell'anno nuovo arriverà invece, come di consueto, il video con i miei dischi preferiti del 2024. Puntatone extra ricco tra album imperdibili e consigliatissimi, più le varie categorie special dedicate al vinile, al CD e alla cassetta. Grazie a tutti gli amici della community che hanno partecipato e naturalmente a tutti voi che siete arrivati alla fine di questo video, e visto che avete fatto 30, fate 31 e fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è la vostra top 10 preferita e perché. Un grandissimo abbraccio a tutti, vi becco tutti così, sperando che il nuovo anno ci porti più serenità e meno smartphone, più attenzione per le cose importanti e meno per le minchiate dei social, più musica vissuta e meno rumore di sottofondo. A presto e buoni ascolti.